credetemi, ma credetemi davvero, è la prima volta, la prima in assoluta in oltre 20 anni che seguo l'Inter. È la prima volta che mi trovo a godere per una vittoria in un amichevole. Cioè, è la prima volta. Un amichevole del genere. Ci tenevo a vincerla una gara del genere. A parte che poi sono usciti fuori anche degli spunti interessanti, come è stata corretta la squadra nel secondo tempo, difesa a 4, 4-3-2, i nuovi ingressi dal 70esimo, 60-70esimo in poi. Tanti spunti interessanti proprio campo calcio, ma su tutto il resto veramente abbiamo assistito a delle porcate, ma delle porcate che vanno discusse e condannate. No, ne vanno discusse e condannate al netto di un arbitraggio veramente scadente. Sapete che a me parlare di arbitri proprio un po' mi fa accapponare la pelle, è fastidioso, soprattutto in un amichevole, ma non è mai capitato che buttassero fuori un giocatore, ma al di là dell'espulsione di Cialanoglu, poi ci arriviamo, no? Ma proprio come ha gestito la partita, c'era un nervosismo e si è fatto totalmente sopraffare dagli eventi l'arbitro. Ma la cosa più grave è stato quello che è successo prima della gara, cioè il comunicato del Monaco che diceva no, allo stadio i tifosi rivali, cioè chi va a vedere la partita ed è interista, che non si presentasse con maglie, sciarpe, gagliardetti, bandiere, niente, non vogliamo vedere nessun indumento, nessun colore nero-azzurro. E questo, fatemelo dire, nella società di oggi è veramente un calcio nel sedere, proprio a qualsiasi criterio di civiltà, ma proprio è una roba che non esiste. Questo perché il gemellaggio della curva nord dell'Inter con il Nizza, squadre rivali, ma non può esistere. Io un amichevole del genere forse non l'avrei nemmeno voluta giocare a questo punto. Cioè non esiste una roba del genere, non esiste, è veramente una porcata di cui onestamente i francesi dovrebbero vergognarsi. Male, molto 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 male. Poi tra l'altro gli interisti c'erano e come, perché quando abbiamo segnato e l'abbiamo ribaltata si sono fatti giustamente sentire e ho goduto, ecco, fatemelo dire. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo, perché adesso parliamo della partita, perché abbiamo visto delle cose molto 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 interessanti in un test molto allenante, molto molto allenante. E cose interessanti. Ne parliamo. Prima, come dicevo, come al solito vi invito a lasciare un like per, come al solito, soddisfare le richieste dell'amico algoritmo che ci rompe le scatole. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, Facebook, YouTube, mi trovate su Instagram, siamo ovunque, TikTok. Vi ringrazio perché anche lì mi seguite, mi supportate, siete fantastici, veramente clamorosi. Grazie, 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 grazie. Come vi dicevo, domani credo di portare le amichevoli, alcune amichevoli, ce ne sono tantissime, vedrò di portarne qualcuna, ma come dicevo da domenica farò fatica perché me ne vado a fare proprio una roba breve, 2 giorni in Puglia, quindi mi assenterò un pochettino, vediamo, proverò magari, non lo so se c'è qualcosa di importante, però con più distacco, però niente, basta, vi volevo solo aggiornare di questo. Adesso andiamo alla partita Monaco-Inter. Partita, come dicevo prima, innanzitutto allenante perché troviamo una squadra che tra una settimana, appunto 6-7 giorni, hanno la loro prima partita di campionato, quindi per loro era veramente il test, no? Il warm-up all'avvio del campionato. E quindi troviamo anche una squadra che era in una condizione, non dico ottimale, ma che si avvicinava, no? Di certo più dell'Inter in teoria. Dico in teoria perché poi l'Inter come si sta comportando lato atletico, visto che quanto tempo hanno riposato i nostri giocatori dopo veramente 60-70 partite stagionali? Non è semplice, è un discorso che secondo me riproporremo più volte nell'arco della stagione, perché secondo me non è facile gestire
questa stagione. Dopo gli impegni della scorsa non sarà facile gestire questa stagione dal punto di vista atletico. E quindi ben vengano soprattutto i nuovi arrivati. E lo si vede che i nuovi arrivati comunque portano della vitalità. Vedi Bonni come è entrato e con che voglia, con che rabbia. Anche il Guizzo l'ha giocata, ha rubato palle, poi si è liberato l'avversario quando sembrava averla persa per gol. Ci butto dentro lo stesso Pio Esposito che gode comunque dalla massima stima dell'allenatore e infatti richiamava il portiere, la devi dare a no, di Gregorio, di Gennaro, scusate, dalla lunga ma dalla a Pio, dalla a Pio che è bello massiccio e infatti protegge la palla. Tra l'altro interessante perché sì, il microfono praticamente era vicino alla panchina nerazzurra perché si sentivano tutte le direttive, no, da parte del Mister Kivo e non solo, credo anche Palombo e forse qualche altro, no, non so se Kolarov o altro, ma io credo che abbiamo sentito prevalentemente Kivo e credo Palombo, credo, eh. Tra l'altro anche lui valore aggiunto secondo me nello staff tecnico del mister ed è stato interessante perché veramente Kivu si è fatto sentire per tutta la gara la faccia di chi dice no forse questo è troppo calmo, no no si fa sentire e come l'ho fatto per tutta la gara, anche alcune imprecazioni e anche ribadisco interessante anche per questo e mi ha colpito soprattutto, ripeto, come ha ridisegnato la squadra con l'inferiorità numerica, mettendola a 4. Per me De Vrij che poi è entrato è un difensore clamoroso che può giocare a 3, può giocare a 4, giocatore incredibile, secondo me sottovalutatissimo all'Inter da tempo immemore. Mi è piaciuta e a proposito non mi ci sono soffermato prima l'arbitraggio, cioè un amichevole del genere tutti nervosi proprio perché l'arbitraggio non sapeva che pesce prendere, poi sull'episodio della palla dove tra l'altro Cialanoglu prende nettamente la palla e fa di tutto per evitare il contatto con l'avversario e dell'avversario che secondo me è più in ritardo di Cialanoglu stesso, va a dare la doppia ammonizione, cioè cose folli, cose inconcepibili, un arbitraggio veramente maldestro ma è nata male questa partita e poteva andare solo peggio, ma l'Inter nelle difficoltà ha fatto meglio. Perché vi dico la verità, non mi è piaciuto l'equilibrio che abbiamo visto nel primo tempo. Quell'equilibrio non mi è piaciuto perché è vero che abbiamo creato tanto. Secondo me abbiamo creato un paio di occasioni con Barella, il tiro di Susic a giro. Poi anche, sempre già in inferiorità numerica, Susic ha avuto un'altra palla praticamente a tu per tu e ha perso il tempo. L'Inter ha creato tanto e ha creato anche appunto in inferiorità numerica, no? Ha creato tanto e ha sfruttato bene gli spazi a propria disposizione. Ripeto, un po' meno, forse è l'unico neo al momento di questa partita dove ho visto tante cose interessanti, tante cose positive, cioè partita anche bella, cioè è stata un'amichevole anche bella, si è vista proprio per il clima che si era creato, un po' di teso e altro, però non è mai sembrato un'amichevole, proprio dall'inizio. Tra l'altro bravo a Kliush, no? che ha segnato, ha fatto bene, ha fatto delle cose interessantissime, hanno preso il palo con Zaccaria, cioè il Monaco ne ha avute di occasioni, ci mancherebbe altro, poi ha giocato quasi tutta la gara con la superiorità numerica, però secondo me, la parte che mi è piaciuta di meno è proprio nella parità numerica, la fase difensiva non benissimo, secondo me in quella fase là. Troppe volte ci siamo fatti trovare scoperti, con 2 o 3 passaggi arrivavano in porta al tiro, lì non l'ho vista meno, lì con la difesa a 3 ci so da trovare equilibrio, perché poi a Chivo gli piace andare, gli piace andare, portare tanti uomini in aria, ma tanti, si crea tanto infatti, però poi c'è il rovescio della medaglia, bisogna trovare l'equilibrio, altrimenti spesso e volentieri ti trovi scoperto dietro. Però si vedono cose anche diverse, perché nel primo tempo abbiamo visto Barella praticamente dietro le punte, si vedono cose diverse ed è giusto che sia così. E secondo me è giustissimo che sia così perché bisogna cambiare e voltare pagina a questo punto e provare qualcosa di diverso, senza ombra di dubbio. Io tutto sommato sono molto contento, soddisfattissimo di questa prova, ripeto, in un clima e in un contesto poco civile, ecco, lo torno a dire, poco civile, poco civile. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivervi al canale, un grandissimo abbraccio da Nisco.